Provate ad immaginare questa scena. Vi allenate per anni studiando ogni singola meccanica e perfezionando la mira. Imparate a memoria le rotazioni delle mappe, fallite e vi rialzate decine di volte e alla fine, dopo centinaia di ore di sforzi, entrate in top 250. Esultate, pervasi da una scarica di soddisfazione pura, perché sapete esattamente quanto vi è costato arrivarci. Ora immaginiamo un'altra scena. Un computer acceso in una stanza buia, un ragazzo clicca su un link, inserisce i dati della carta di credito e scarica un programma da qualche euro al mese. Avvia il gioco, attiva qualche opzione dal menu e lascia che un software faccia gran parte del lavoro al posto suo. Dopo qualche settimana raggiunge quello stesso identico traguardo e qui nasce una domanda che mi tormenta da anni. Come fa una persona a festeggiare un risultato che sa di non aver conquistato davvero? Come fa il cervello a non percepire il vuoto che c'è dietro quella vittoria? Oggi non voglio parlare degli anti-cheat, non voglio discutere di ban o di nuove tecnologie per fermare chi bara. Voglio provare a rispondere a una domanda diversa. Che cosa succede nella testa di chi decide di usare i cheat? La prima cosa da capire è che il cheater cronico raramente si considera un imbroglione senza talento, anzi, nella maggior parte dei casi costruisce nella sua testa una narrazione che gli permette di convivere con ciò che sta facendo. In psicologia esiste un concetto chiamato dissonanza cognitiva, ovvero quando le nostre azioni entrano in conflitto con l'immagine positiva che abbiamo di noi stessi, tendiamo a trovare delle giustificazioni per ridurre il disagio. Se chiedeste a molti cheater perché usano i trucchi, difficilmente risponderebbero perché senza non riesco a vincere. Molto più spesso sentireste frasi come lo fanno tutti, il matchmaking è truccato, ormai il gioco è pieno di cheater, io sto solo pareggiando i conti. È un modo per trasformare una scorciatoia in una presunta forma di giustizia. Nella loro testa il problema non è il cheat, è il sistema e così il software smette di essere uno strumento per barare e diventa una specie di compensazione, una stampella che viene percepita come legittima. Naturalmente è un'illusione, ma è un'illusione estremamente comoda perché permette di continuare a considerarsi giocatori competenti senza però dover affrontare il peso dei propri limiti. È un po' come partecipare a una maratona in bicicletta e convincersi di aver vinto grazie alla propria preparazione atletica. La parte più interessante però è che non tutti i cheater sono uguali. C'è chi bara per sentirsi forte, c'è chi lo fa per provocare reazioni e divertirsi, osservando la rabbia degli altri. C'è anche chi lo fa per soldi, vendendo account, offrendo servizi di boosting. Le motivazioni cambiano, ma quasi tutte condividono una caratteristica fondamentale. Il risultato diventa più importante del percorso necessario per raggiungerlo ed è qui che il discorso diventa più grande dei videogiochi, perché forse molti cheater non stanno inseguendo la vittoria, stanno inseguendo lo status, il rank, il KD, la skin esclusiva, lo screenshot da pubblicare, la sensazione di apparire migliori agli occhi degli altri. In altre parole, non stanno competendo soltanto contro gli avversari, stanno competendo contro l'immagine che hanno di sé. E questo spiega anche un altro aspetto curioso. Spesso chi bara continua a cercare nuovi stimoli, nuovi vantaggi, nuovi modi per distinguersi, perché una vittoria ottenuta senza rischio può essere gratificante sul momento, ma difficilmente riesce a sostituire la soddisfazione che nasce dal miglioramento reale. I videogiochi sono belli proprio perché permettono di fallire. La tensione di uno scontro esiste perché possiamo perdere. La soddisfazione di una vittoria esiste perché non è garantita. Quando elimini completamente l'incertezza, elimini anche una parte importante di ciò che rende il gioco coinvolgente. E forse è proprio questo il paradosso più grande. Chi usa i cheat sembra cercare il controllo assoluto, ma nel momento in cui ottiene quel controllo rischia di privarsi della parte più interessante dell'esperienza.
Poi c'è anche un altro elemento di cui si parla poco. I giochi multiplayer si basano su una sorta di accordo non scritto, una sorta di patto, ecco, diciamo così. Entriamo tutti nella stessa arena accettando le stesse regole, accettando che qualcuno vincerà e qualcun altro perderà. Quando qualcuno bara, quell'accordo si rompe e dall'altra parte dello schermo non ci sono semplicemente dei personaggi virtuali, ci sono persone, magari qualcuno che torna a casa dopo una giornata triste, magari un gruppo di amici che si ritrova online per passare un'ora insieme. Insomma, qualcuno che stava semplicemente cercando di divertirsi. Per questo il problema dei cheater non riguarda solo il vantaggio ottenuto, riguarda soprattutto il rispetto per il tempo degli altri ed è forse questo l'aspetto più difficile da ignorare. Ma alla fine esiste una differenza enorme, secondo me, tra ottenere una vittoria e meritarsela. Perché se spegnete la console dopo 5 sconfitte consecutive, ma durante quelle 5 partite avete imparato qualcosa o avete avuto dei momenti di tensione, avete riso con gli amici e vi siete messi alla prova, allora avete vissuto l'esperienza per cui il gioco è stato creato. Avete giocato. Chi invece delega tutto ad un software può anche accumulare statistiche migliori, può ottenere badge più prestigiosi, può persino convincere gli altri di essere forte, ma difficilmente potrà ingannare se stesso per sempre, perché i numeri possono essere falsificati, ma il senso di aver conquistato davvero qualcosa non lo puoi falsificare. Fatemi sapere il vostro pensiero nei commenti, noi ci vediamo alla prossima. Ciao belli!